Tutto l'iter politico che ha portato a queste dichiarazioni comunque va avanti e Biden nel 2023 firma una seconda legge che riconosce, quindi una legge federale americana che mette nero su bianco che non solo i mezzi volanti sono sulla Terra, ma che sono sulla Terra gli extraterrestri che in politichese, politicamente corretto, vengono chiamate intelligenze non umane, cioè non di questo mondo. Praticamente accade che dopo le rivelazioni di Grush, il leader del Senato, Chuck Schumer, ha notificato la sua decisione di onorare la memoria del suo amico Harry Reid, che era il senatore che aveva trovato i soldi che avevano finanziato quel programma di studio sugli UFO comandato da Luis Elizondo. E sempre Harry Reid era stato uno dei promotori della prima legge che Biden firmò il 27 dicembre del 2021. Assieme a un altro senatore, Mike Rounds, propone una seconda legge per la declassificazione del fenomeno UFO extraterrestre che obbligasse il riconoscimento da parte del governo americano che siamo visitati da intelligenze extraterrestri e che per 78 anni il governo ha mentito, il governo americano, ma anche il nostro, anche i russi hanno mentito tutti, Vaticano compreso, hanno mentito su questo tema, sulle astronavi recuperate e sulla tecnologia sviluppata grazie a questi ritrovamenti, a questi recuperi. La legge era rivoluzionaria. A un certo punto, quando mancava poco per la firma definitiva, un gruppo di senatori potentissimi si è messo di traverso. 3 di questi sono questi signori qui. Mike Rogers, Roger Wicker, Michael Turner hanno fatto di tutto per affossare questa proposta di legge e guarda, tutti e 4, compresi questi 3, avevano preso lauti finanziamenti dall'industria bellica americana, cioè dal complesso militare industriale che è quello che possiede le astronavi aliene recuperate e ne trae tutti i vantaggi commerciali e finanziari che vi potete immaginare. Per cui le aziende che hanno questi contratti sono la Lockheed Martin, la Raytheon Technologies, la Northrop Grumman e la General Dynamics, che sono appunto aziende che poi destinano ingenti fondi per corrompere, loro dicono finanziare, ma in realtà si tratta di lobbismo per orientare i politici a firmare leggi a loro vantaggio o ad affossare leggi che potrebbero essere dannose per i loro affari. Quindi Mike Rogers nel 2022 ha la Lockheed Martin tra i suoi principali sostenitori con $60.750. Michael Turner ha ricevuto dalla difesa aerospaziale $63.700, Roger Wicker $71.525, e Wicker, come Rogers, è un membro di alto livello della Commissione Servizi Armati della Camera. Questi sono i dati pubblici, sotto banco non so cosa gli possano aver dato. Comunque alla fine questa legge è stata firmata il 22 dicembre del 2023, che è una legge per finanziare la difesa nazionale per l'anno in corso, cioè 2024, e si conferma ufficialmente l'esistenza di intelligenze non umane sul nostro pianeta. Quindi i tentativi di nascondere la verità da parte di questi senatori non è andato a buon fine, ma di fatto la legge è stata enormemente depotenziata da 64 pagine iniziali. Grazie all'ostracismo di questi 4 potenti senatori è stata ridotta a 20 pagine e alcuni dispositivi che erano fondamentali per la protezione dei testimoni non sono stati fatti passare. Comunque la legge che è passata vieta l'uso di risorse pubbliche per finanziare programmi segreti di recupero di astronavi e di ingegneria inversa, impone la creazione di un archivio nazionale dei documenti sugli UFO di fatto,
che questo archivio verrà reso pubblico entro l'autunno di quest'anno, 2024, e che deve essere costituito, ed è stato costituito a partire dal 1 marzo di quest'anno. Poi viene ordinato alle agenzie del governo federale degli Stati Uniti di recuperare tutti i documenti esistenti sui fenomeni extraterrestri che sono rimasti sotto la massima segretezza al fine di renderli pubblici. C'è un cavillo purtroppo che dice resi pubblici ma se sono dannosi ma se sono un pericolo non li renderemo pubblici, quindi basta inventarsi una scusa qualsiasi per continuare a mantenere il segreto. Questo è il capitolo della legge che contempla, vedete, questa è un'estrapolazione della parte della nuova legge firmata da Biden il 22 dicembre 2023, in cui per la prima volta appare il termine intelligenza non umana relazionata agli UFO, che ora chiamano UAP. Questa sezione si trova alla pagina 1440 del documento PDF della legge al sottotitolo C, fenomeni anomali non identificati, sezione 1841, ed è qui, vedete, C, copie registrate, bla bla bla, relativi a fenomeni anomali non identificati, tecnologie di origine sconosciuta e intelligenza non umana. Quindi pure quello, quindi gli UFO sono stati riconosciuti, l'incontro con gli UFO testimoniato dai militari, la presenza extraterrestre confermata dalla legge, e questo è uno screenshot del PDF originale che ho scaricato dal sito del governo americano, dove è stato reso disponibile al pubblico. Vedete, ho evidenziato la parte che qui avevo tradotto in italiano, vedete, è intelligenze non umane o soggetti equivalenti, dice la legge. Quindi ormai è stato detto tutto. Gli UFO sono qui, sono mezzi extraterrestri. Il governo possiede le astronavi, il governo possiede i corpi, gli scienziati lo confermano, si sa chi le possiede, una di queste è la Lockheed Martin, quindi cosa manca? Che ne prendiamo coscienza e meditiamo sull'implicazione di questo fatto straordinario.